Ciao a tutti di nuovo. Bentornati nel mio canale, il vostro punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo scintillante, e a volte un po' torbido, dello spettacolo turco. Oggi siamo qui per approfondire, scavare a fondo, vivisezionare un argomento che, ammettiamolo, ci sta tenendo svegli la notte. Il presunto scontro, la frecciatina social, il dramma interstellare che coinvolge due icone, due divinità del piccolo schermo turco, la splendida e talentuosa Neslihan Atagul e l'affascinante e carismatico Burak Özçivit. Come vi ho accennato nel video precedente, un post apparentemente innocuo, una frase criptica pubblicata da Neslihan su Instagram, ha innescato una reazione a catena. Un vero e proprio tsunami di speculazioni, ipotesi e, diciamocelo chiaramente, gossip succulento. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di ricostruire la timeline degli eventi, di analizzare il contesto, di entrare nella mente, o almeno provarci, dei protagonisti di questa saga. Perché, credetemi, dietro un post apparentemente casuale, possono celarsi anni di tensioni, rivalità sopite, ambizioni frustrate e, forse, anche un pizzico di strategia mediatica. Innanzitutto, ricapitoliamo, Neslihan Atagul, attrice amata e apprezzata per la sua interpretazione intensa e realistica in serie di successo come Kara Sevda e Sefirin KZ. Pubblica una storia su Instagram con una frase che, tradotta, suona più o meno così: a volte, il silenzio è la risposta migliore a chi merita solo indifferenza. Ora, analizziamo questa frase. È generica? Potrebbe essere riferita a chiunque? Assolutamente sì. Potrebbe essere un pensiero estemporaneo, una riflessione personale, una risposta a una critica online. Ma, come sappiamo bene, nel mondo dei social media, il contesto è tutto. E il contesto, in questo caso, è decisamente succoso. Il tempismo, innanzitutto. La frase è stata pubblicata in un momento in cui le voci su una presunta rivalità tra Neslihan e Burak Özçivit, l'altro protagonista di Kara Sevda, si sono intensificate. Ricordiamoci che i due attori, nonostante abbiano interpretato una coppia iconica e amata dal pubblico, sembrano non aver legato particolarmente sul set. Anzi, secondo alcune fonti, non confermate, ma insistenti, l'atmosfera tra Neslihan e la moglie di Burak, la bellissima Fariye Evcen, sarebbe stata tutt'altro che amichevole. Si parlava di gelosie, di competizione, di frecciatine reciproche e, in generale, di un clima teso e poco collaborativo. Quindi, quando Neslihan ha pubblicato quella frase, i fan hanno immediatamente collegato i puntini e hanno concluso che il destinatario del messaggio fosse proprio Burak Özçivit. Ma perché questa presunta rivalità? Da dove nasce questa presunta antipatia? Qui entriamo nel territorio delle speculazioni, delle voci di corridoio, dei pettegolezzi che, diciamocelo, rendono il mondo dello spettacolo così affascinante. Una delle teorie più accreditate è legata alla personalità dei due attori. Neslihan viene descritta come una donna forte, indipendente, con un carattere deciso e un forte senso della giustizia. Burak, d'altra parte, è considerato un uomo più pragmatico, più attento all'immagine e, forse, più incline al compromesso. Queste diverse personalità potrebbero aver generato attriti sul set, soprattutto durante le riprese di Kara Sevda, una serie che richiedeva un grande coinvolgimento emotivo e una forte sinergia tra gli attori. Un'altra teoria, ancora più piccante, riguarda la gelosia professionale. Kara Sevda ha consacrato sia Neslihan che Burak come star internazionali, ma alcuni sostengono che Neslihan abbia ricevuto un maggiore riconoscimento da parte della critica e del pubblico per la sua interpretazione intensa e commovente. Questo potrebbe aver generato una certa invidia da parte di Burak, che si sarebbe sentito oscurato dalla sua coprotagonista. Inoltre, non dimentichiamoci della rivalità, forse inconscia, tra le due prime donne del mondo dello spettacolo turco, Neslihan Atagul e Fariye Evcen. Entrambe bellissime, talentuose e molto seguite sui social media, le due attrici rappresentano due modelli di femminilità diversi, ma ugualmente apprezzati dal pubblico. Questa competizione, amplificata dai media e dai social network, potrebbe aver contribuito a creare un clima di tensione e di antipatia reciproca. Ma non è finita qui. Un'altra ipotesi, ancora più recente, riguarda un possibile remake di Kara Sevda. Da tempo si vocifera di una nuova versione della serie, magari ambientata in un contesto diverso o con un cast rinnovato. Sembra che Burak sia favorevole a questo progetto, mentre Neslihan sarebbe più restia a riprendere i panni del suo personaggio.
Questa divergenza di opinioni potrebbe aver innescato una nuova scintilla tra i due, portando Neslihan a pubblicare quella fatidica frase su Instagram. Ovviamente, tutte queste sono solo ipotesi. Nessuno sa con certezza cosa sia successo realmente tra Neslihan e Burak. Potrebbe anche essere che la frase di Neslihan non sia affatto riferita a lui, ma a qualcun altro. Ma il fatto è che il web è impazzito. I social media sono stati invasi da commenti, analisi, teorie e, diciamocelo, anche un po' di dramma gratuito. I fan di Neslihan si sono schierati dalla sua parte, difendendola a spada tratta e accusando Burak di essere la causa dei suoi problemi. I fan di Burak, invece, hanno reagito con indignazione, sostenendo che Neslihan stia cercando solo di attirare l'attenzione e creare scandalo. Si è scatenata una vera e propria guerra tra fandom, con insulti, minacce e accuse reciproche. E i diretti interessati? Come vi ho detto nel video precedente, né Neslihan né Burak hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Entrambi hanno preferito trincerarsi dietro un silenzio assordante, alimentando ulteriormente il mistero e le speculazioni. Ma perché questo silenzio? Potrebbero esserci diverse ragioni. Innanzitutto, Neslihan e Burak potrebbero voler evitare di alimentare ulteriormente il gossip e di dare in pasto ai media la loro vita privata. Entrambi sono molto riservati e cercano di proteggere la loro privacy il più possibile. In secondo luogo, potrebbero essere consapevoli che qualsiasi dichiarazione ufficiale verrebbe interpretata e distorta dai media e dai fan, con il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi, preferiscono rimanere in silenzio e aspettare che la tempesta passi. Infine, non dimentichiamoci della strategia di marketing. Nel mondo dello spettacolo, le polemiche e i litigi possono essere utilizzati per aumentare la visibilità e l'interesse del pubblico. Potrebbe essere che Neslihan e Burak, o i loro agenti, abbiano deciso di sfruttare questa situazione a loro vantaggio, alimentando il gossip e mantenendo alta l'attenzione su di loro. Ma, anche in questo caso, si tratta solo di supposizioni. La verità è che solo Neslihan e Burak sanno cosa è successo realmente. E, forse, non lo sapremo mai. Quindi, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Innanzitutto, che Neslihan Atagul e Burak Oshivit sono due star amatissime e seguite da milioni di persone in tutto il mondo. Ogni loro mossa, ogni loro parola, ogni loro post sui social media viene analizzato e commentato dai fan e dai media. In secondo luogo, che la rivalità tra le star è un tema che affascina e appassiona il pubblico. La competizione, la gelosia, le ambizioni frustrate sono elementi che rendono le storie delle celebrità ancora più interessanti e coinvolgenti. Infine, che il mondo dello spettacolo è pieno di misteri, segreti e intrighi. Dietro le luci della ribalta, i sorrisi smaglianti e le dichiarazioni di facciata, si nascondono spesso tensioni, rivalità e drammi che rendono la vita delle star tutt'altro che facile. E voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che ci sia una rivalità reale tra Neslihan e Burak, o si tratta solo di un'esagerazione mediatica? Scrivetelo nei commenti, sono curiosissimo di sapere la vostra opinione. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti!